Ok, ok, ok. Sembrate sull'attenti come tre alla barbiera all'ingresso del Quirinale. E non è facile inserire tre persone nella stessa inquadratura. Ci abbiamo messo un No, ma po'. siete, vi assicuro, siete perfetti. Facciamo una triangolazione incredibile. Sono molto... Ottimo. Poi vedo che siamo tutti in lino, leggeri, estivi, eleganti, insomma, pronti per andare in vacanza con la Panarea, giusto? Esattamente, esatto. Spero. Senti, molto piacere di conoscervi. Per il momento, come dire, siamo come con molti degli altri progettisti, ci cominciamo a conoscere in virtuale per poi dopo vederci più avanti alle porte di Milano da qualche parte. Sì. Vedo che dietro c'è un mondo CMP, insomma. Adesso, allora, comincio a presentarvi come sempre, perché come dire, la signorina Buonasera non manca mai, e anche questa volta devo farlo. CMP Design, ovvero Cazzaniga, Mandelli, Pagliarulo, cioè Michele Cazzaniga, Simone Mandelli, Antonio Pagliarulo. Un mondo praticamente, un mondo che però parte da Lentate sul Seveso, cioè che è la Brianza, come dire, dura e pura, come dire, quella degli artigiani. Poi dopo ci parliamo di questa cosa. Allora, Michele è del 79, Simone dell'82, Antonio il più giovane è dell'83, insomma, comunque a cavallo degli anni 80, giovanissimi, maledetti voi. Vabbè, il tempo passa per tutti, insomma, non solo per me. Politecnico, finalmente, come dire, la grande scuola del Politecnico e poi tanta gavetta, tanto lavoro insieme, no? Cioè la cosa impressionante è che, come dire, per quanto giovani voi siate, avete prodotto delle cose molto grosse. Siete al 10° prodotto con Pedrali, 10, oggi li contavo, dicevo, porca miseria, dovreste essere in 10 con 10 sedie Pedrali per rappresentarvi. Sì, se conti le famiglie sono 10, in realtà i prodotti in sé sono molti No, sì, no, fisicamente. scusami, hai ragione, 10 famiglie per essere precisi, hai Certo. perfettamente ragioni. E poi la cosa interessante è che leggendo il vostro sito, che è molto bello, che ci porta dentro il vostro mondo, cioè, come dire, siete in tre, ma ognuno di voi poi, come dire, parte dal product design e combina delle cose. C'è chi lavora sul development, chi sulla direzione artistica, chi sul meta design, insomma, siete un trio potente. Però prima di arrivare a parlare di come lavorate insieme, che è una cosa che mi interessa tantissimo, perché non è facile, assolutamente non è facile lavorare in tre, non è facile lavorare in generale insieme, ecco. Noi siamo qua anche perché abbiamo New Idea 2020 e abbiamo Panarea, la 10ª famiglia, come dire, ormai siamo sulla decade, è fantastica questa cosa, che mi ha subito affascinato, perché io 2 settimane fa, forse prima di voi addirittura, ho avuto la possibilità di sedermi su questa fantastica poltrona, comodissima, e già mi vedevo in riva al mare, forse perché voglio andare un po' in vacanza, devo dire, rilassato, comodo. E Giuseppe mi ha raccontato questa storia incredibile del cordame, di questo lavoro che avete fatto, no? Allora mi piacerebbe che provasti intanto voi a presentarci Panarea, che sappiamo che è una poltrona e poltrona lounge, sono due pezzi di questa 10ª famiglia. Il telaio è in metallo e la struttura, come dire, il tessuto è in corda, ma è una corda che ha un valore incredibile, insomma, mi sembra l'anima di questa seduta. Mi volete raccontare la storia di Panarea? Beh, E sì, alternatevi, ragazzi, alternatevi e mangiatevi sopra. esatto, cerchiamo di non parlarci uno sopra l'altro perché... No, va bene lo stesso, va bene lo Va stesso. bene. Ok, Panarea è appunto una sedia incordata, intrecciata, quella che si vede qui. E dopo la prendiamo e ce la portate vicino alla telecamera così la vediamo bene. Intanto per il momento teniamola vicino. Ok. Volentieri, volentieri. Sì, come ogni oggetto intrecciato ha un suo, diciamo, fascino arcaico, qualcosa che ricorda un eco del passato, qualcosa di sicuramente artigianale perché l'incordatura è un processo manuale ed è un processo, il più antico processo costruttivo mai sviluppato dall'uomo. L'uomo primitivo l'ha mutuato osservando l'ape che intesse il nido, gli uccelli, il ragno che intesse la tela, insomma. Quindi Certo. è stato è un modo di costruire per accrescimento, intrecciando delle fibre in un certo senso, che crea delle figure tridimensionali. E allora da lì appunto il concetto di fare uno schienale tridimensionale, che è l'oggetto che deve essere tridimensionale per eccellenza nella serie, no? La parte, il contatto con la schiena, di farlo appunto incordando, intrecciando. E questo dà subito un sapore artigianale di cosa fatta bene, no? Di cosa della nonna, di cosa
che ricorda le nostre coste mediterranee, se vogliamo, per questo anche un po' il nome Panarea. O anche perché Panarea cioè, lo dice già da sé, è tutta aria, no? È tutto trasparente, ci passa attraverso il vento, no? Quello appunto delle piazze italiane, se vogliamo. Certo. No, ma poi a me ha fatto pensare anche l'importanza del fatto ad arte, cioè del fatto con amore, del fatto bene. Cioè, in fondo ogni intreccio vuol dire selezionare il cordame, osservarlo, lavorarlo, farlo con una sequenza e un ritmo che sia sapiente, no? Perché basta poi, come dire, più riduci il processo a mano, più i rischi di errore sono forti, no? E quindi ci vuole una grande manualità, una grande sapienza. Quindi è qualcosa che è fatto anche per resistere nel tempo, no? Cioè la stessa struttura è potentemente ecologica, potremmo dire, cioè oltre che essere manuale. Esattamente. Ma ragazzi, sento un po', perché Giuseppe mi ha raccontato questa storia che magari non ho capito male io, che i cordami sono lavorati da una realtà che prima faceva reti da pesca, è vero? Esattamente, partono facendo reti da pesca, poi il mercato si evolve e l'intuizione di questo imprenditore è di entrare nel mondo dell'outdoor che come sappiamo è di grande tendenza e diciamo che si sta togliendo delle grandi soddisfazioni. Abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare con loro nella scelta della corda, dei materiali, dei colori. È stata una piacevole collaborazione, ecco, assolutamente, sì, sì. La cosa si sviluppa a partire da dei filati, quindi abbiamo in un certo senso creato dei colori partendo da dei filati base e questi li abbiamo utilizzati anche per fare i tessuti dei cuscini, quindi c'è stato un disegno coordinato appunto tra i tessuti, le corde per creare appunto questa famiglia. E infatti perché ho visto che il terzo elemento è il tessuto del cuscino che gioca con questa cosa. Ma mi piacerebbe che mi raccontasse un po' di più il dialogo con questi artigiani che sono del Lago Maggiore, giusto? No, in realtà sono della Brianza. Brianzoli che fanno reti da pesca è fantastico. Sì, esatto, esatto. Abbiamo diciamo, iniziato un processo con un cordatore, appunto Brianzolo, già con un progetto passato che è Tribeca. Certo, è vero. La cosa bella è che ogni volta che andavamo da lui ci faceva vedere qualcosa di nuovo, qualche intreccio nuovo, qualche materiale nuovo che magari arrivava per vie traverse e quindi questo dialogo progettuale paradossalmente nasce da lui e noi abbiamo raccolto i suoi input per arrivare poi alla progettazione di questo nuovo prodotto. Ovviamente l'idea di avere un cuscino seduta e quindi di un rivestimento ha fatto sì che il materiale di partenza delle trecce potesse essere lo stesso, quindi altamente performante all'esterno, potesse essere lo stesso anche per la seduta. Allora abbiamo cercato degli altri fornitori, casualmente l'altro fornitore diciamo di tessuti è Brianzolo anch'esso, e con lui abbiamo sviluppato anche diciamo, l'armatura del tessuto, quindi proprio la struttura, il disegno del tessuto, partendo dagli stessi filati e dagli stessi colori. Quindi si ha un'unione, tra virgolette, data dai colori e dal materiale molto forte in Panarea, anche se, come diceva Antonio, l'intreccio, soprattutto la corda, è ridotta al minimo e quindi lascia passare l'aria, il sole, l'acqua, non trattiene, diciamo. Ma Michele, giusto? Per trattenere, no? Infatti era Michele che mancava. Mi mancava Michele. Trattiene i corpi. Cosa? Per fortuna trattiene i corpi che ci si siedono. Fa passare tutto tranne da solo un po' di comfort a chi ci si siede. Però mi sembra che abbiate lavorato anche su un sistema triangolare, come dire, cioè, come dire, quella decorazione triangolare ha un pensiero preciso, giusto? Sì, allora la cosa è nata curiosamente osservando. Allora, stavamo salendo verso il tempio di Kiyomizu-dera, nel quartiere di Ninenzaka a Kyoto,
E, cioè, non è che la facciamo non è che no, sembra una cosa scritta a tavolino, mi sembra il viaggiatore dice no, perché ero in quel villaggio in Tibet, esatto. vecchio artigiano, non si sa mai dove andare a prendere ispirazione per i nuovi progetti. La narrativa è fondamentale, cioè questa cosa però in questo caso la narrativa sembra costruire intorno una storia incredibile, invece è andata esattamente così. Noi stiamo passeggiando e lì ci sono queste case di legno un po' bruciato, no? Che viene stabilizzato con la carbonizzazione. Fuori da questa casa quindi si stagliava su questo sfondo nero un cestino meraviglioso a motivi triangolari, intrecciato a motivi triangolari. Lì abbiamo detto no, vabbè, bellissimo, questo sarà il nostro prossimo studio. Abbiamo iniziato a lavorarci tornando in Italia appunto con questo incordatore. E come diceva Simone, è uno scambio di sollecitazioni reciproche, sfide, ecco. La cosa era, ok, ci piace questo motivo triangolare, possiamo lavorarci su, però chiaramente dobbiamo ottimizzarlo e farlo diventare un processo, un prodotto che viene fatto in serie, non è semplicemente... Non è una sola. È sicuramente un processo artigianale, manuale, che viene fatto su ogni sedia, come dicevi tu, no? C'è una scelta, c'è uno studio, c'è una tensione che ogni volta va studiata, va calibrata a mano. Però noi abbiamo cercato di ridurre il più possibile il numero di passaggi orizzontali. Ogni passaggio orizzontale tiene insieme due fili. Magari prendete la sedia così la vediamo più da vicino, vi dispiace? Certo, prendiamo. E in pratica, prendendo due fili verticali... È anche un modo per far capire ai nostri amici come dire il lavoro fatto, più che altro. Non è una cosa... Cioè, perché mi interessa... Okay. Beh, ogni volta che si prendono due fili che scendono verticalmente... Il filo che passa orizzontalmente passa attraverso e ne tiene insieme due, creando questo effetto clessidra. Quindi ogni volta il triangolo ha un suo opposto. Naturalmente questa cosa serve a creare una tensione che va non solo in questo senso, ma girando un po', ma che crea appunto una curva in questo senso, no? Curva lombare per il comfort, per la schiena. Michele, non ti senti molto Valletta in questo momento, giusto? No. Mi hanno preso per questo. Anche fisicamente non è che ricorda molto una Valletta. No, secondo me invece tu sei quello silenzioso che sta dietro la produzione. Sono quello che parlo dopo. Dopo parlo io. No, ma infatti quindi ci metti tutti a sistema, lo so, ho già capito. No, ma quindi c'è anche un modo per ridurre al minimo l'uso di materiale e di ottimizzarlo nella tensione rispetto alla schiena, cioè come dire, segue la curva della schiena questa cosa. Sì, esatto. Se ci pensi, il modo sintetico per descrivere una superficie tridimensionale, anche utilizzato nei software di disegno 3D, è una triangolazione, un disegno di triangoli di superfici, cioè le famose mesh, diciamo, con cui modellano i nerd. Esatto, noi non siamo di quel tipo, ma comunque anche in topografia si usa. Anche in topografia, sì. È vero, no, hai perfettamente ragione. Nella versione topografica delle mappe il triangolo è l'unico modo, perché la triangolazione è l'unico modo per gestire complessità e curve. Esattamente. Quindi... Allora, cioè, diciamo, la narrativa è il vecchio artigiano a Tokyo, l'uomo delle reti in Brianza, quello dei tessuti in Brianza, tutto converge direttamente nelle mani sapienti di Giuseppe Pedrali, che trasforma questa cosa in un oggetto di produzione di massa. Possiamo dire che è stata una triangolazione, mettiamola così. Esatto. Como, Brianza, Monicosserio. Esatto. Vabbè, Monicosserio, abbiamo capito, è, come dire, è un centro del mondo. Ma quindi, no, questo mi sembra veramente interessante, però dice anche molto, perché voi, come dire, ho un po' guardato le vostre cose, ho studiato il vostro percorso e tutto, e voi insistete moltissimo sul rapporto con gli artigiani. Tra l'altro, se poi uno va sul vostro Instagram, ci sono più cene con gli artigiani che lavoro con gli artigiani. Questa cosa dovete raccontare. Siccome voi lavorate con gli artigiani per andare poi a mangiare, a bere, come dire... Noi facciamo dei progetti in modo per cui passiamo da posti in cui ci sono ristoranti particolari da provare insieme agli artigiani. È una filosofia di lavoro che sposo perfettamente. Ok, per esempio, dobbiamo andare alla Pedrali a Manzano. A che ora andiamo? Dobbiamo tornare per cena, almeno dobbiamo essere a Verona che ci aspetta il carrello degli arrosti e allora facciamo questo. Fantastico. Una ricerca Blue Sky.
Totale, però a questo punto vi chiedo, per la prossima volta dovete fare una nuova guida da inserire direttamente nel vostro sito, dove ci sono scritti, come dire, i ristoranti CMP, come dire. Vabbè, ma ci sono, in ogni città del mondo abbiamo fatto la selezione, abbiamo portato anche Giuseppe. Ma trovarli vicino al fornitore non è così, è laborioso. Fondamentale, anche perché le migliori idee vengono a tavola dopo un buon bicchiere di vino o qualcosa di più anche. Diciamo. Anche due, dai. Io sono convinto che avete da qualche parte i tovaglioli con sopra gli schizzi, gli abbozzi, delle cose, preso ogni volta e portati via, giusto? Sicuro, certo. Ma quindi, diciamo, noi siamo la 10ª famiglia, non è uno scherzo con un'azienda come Pedrali o con un'azienda in generale arrivare a 10 famiglie di prodotti. Tra l'altro mi sono accorto oggi, no, anche ieri. Cioè, ne devi fare di tovaglioli poi per andare. Hai voglia, se sono di stoffa, poi ti portano gli occhi. Dire la carta igienica, c'è il rullo. No, ristoranti, tovaglioli, vini, cioè, è un problema di linea alla fine. Esatto, esattamente, anche epatico se puoi, vabbè. esatto. No, ma tra l'altro mi sono accorto di avere le vostre sedie in studio, lo sapevate? Cioè io qua. Cioè, vabbè, niente, pazienza. Sono le Malmo. Ah, casa, è il primo progetto. E sono comodissime. La prima. Ma mi raccontate un po' del vostro love affair con i Pedrali, perché 10 ve ne fate fare di famiglia, vuol dire, siete veramente seducenti. Cosa avete fatto? Spiegatemi un po'. Seducenti, non lo so. Siamo arrivati nel posto giusto al momento giusto, probabilmente. No, certo. No, ma adesso, a parte le battute, com'è stato il vostro incontro con i Pedrali e come è cresciuto nel tempo? Allora, noi... In pratica, come anticipavi tu prima, ci siamo conosciuti 20 anni fa al Politecnico, a Como. Quindi certo. Adesso ci siamo trasferiti nello studio a Como, quindi la storia parte da Como e arriva a Como alla fine. Ah, ok. Perché il punto di ritrovo iniziale è quello in cui siamo adesso, è Como. Okay. Dove una volta c'era una facoltà del design, come si è distaccata, e però non c'è più adesso. Per noi è stata molto importante perché, essendo una realtà più piccola rispetto a quella di Milano, c'era un rapporto anche con i docenti molto più informale, intimo, di scambio di idee, di cene, di grandi cene con disegni sui tovaglioli, appunto come dicevi prima. Non si discute e questo ci ha fatto anche legare molto tra di noi, anche con altri nostri ex colleghi, siamo ancora un grande gruppo, e dopo un po' di anni di esperienze che abbiamo fatto in modo diverso, abbiamo iniziato a lavorare insieme circa 10 anni fa, appunto, intorno al 2010, e abbiamo fatto come primo progetto un rubinetto per CEA Design, per esempio. Sì, certo. Poi dopo c'è stata la sfida. La sfida è, sai, si dice tra architetti e designer, si dice sempre l'oggetto più difficile da disegnare è la sedia. È vero. Perché è quella che subisce più sollecitazioni a livello fisico, meccanico, è un oggetto che comunque deve essere leggero sia fisicamente, probabilmente anche esteticamente, deve dare una personalità, ma non troppa, o comunque non può essere una cosa troppo invadente, deve essere sensuale. La sedia sicuramente tra gli oggetti di arredo è l'oggetto sensuale per antonomasia. Quindi, siccome noi ce ne intendiamo, siamo andati subito... Così, per dirla chiaramente, insomma. No, allora, io ho avuto un'esperienza di lavoro con mio padre, con il quale abbiamo disegnato tante sedie, no? Allora, il primo progetto, abbiamo fatto un rubinetto e io ero contento. Poi mi hanno detto, facciamo una sedia. Io, no, basta sedia. Troppa sensualità. Ci sono tante di quelle cose da fare, basta sedia. Allora, lanciata questa sfida, Antonio ha forzato la mano, come al solito, e siamo partiti a ragionare. Come? Okay. No, Antonio è quello che alza l'asticella? Antonio è uno che rompe le scatole, diciamo, è insistente. Allora siamo partiti a ragionare, come al solito si parla, dialogo, come insegnava anche Magistretti, sai, il design parte tanto anche dal dialogo tra di noi progettisti e poi, come diceva prima Simone, con chi fa poi materialmente la cosa, che può essere l'artigiano,
o il caporeparto di Pedrali e poi col committente, perché come raccontava anche Carlo Scarpa c'è un padre e una madre del progetto, Certo, quindi il sì, sì. committente e il designer. Abbiamo, grazie appunto alle nostre amicizie delle trattorie della Brianza, siamo riusciti a fare un modello, un mock-up in legno della Malmo, Certo. che non è poi lontanissimo da quello che poi è diventata la versione finale. Abbiamo deciso, poi abbiamo cercato di contattare Pedrali, che Giuseppe ci ha accolto, probabilmente l'abbiamo chiamato e ci ha detto sì, venite domani mattina. Noi siamo venuti, abbiamo portato la sedia, abbiamo appoggiato il modello e lui ci ha detto: sono appena uscito da una riunione in cui il marketing mi chiedeva una sedia con questo, diciamo, con questo immaginario, sì, di stampo scandinavo. Certo. E quindi fa il posto giusto nel momento giusto, come dicevo prima. Fantastico. Appena possiamo, lui mi ricordo, ha detto appena possiamo iniziamo a svilupparla. Era in marzo del 2011 e quindi l'abbiamo presentata ad aprile 2012 a Milano. Esatto. Ma tra l'altro è una sedia che ha avuto molta fortuna, perché vedo che ha Red Hot Design Award, Good Design Award, cioè ha avuto molti premi importanti, no? Subito, cioè Sì, è stata anche una cosa che vi ha dato una botta mica male, no? Eh sì, è stato un bel allineamento di pianeti, diciamo. Certo. Vabbè, come dire... Ha avuto anche successo commerciale, successo, diciamo, di critica, è stata anche certo. abbastanza copiata. Beh, che non fa male, perché vuol dire che è bella. Dipende. Giuseppe non è della stessa No, lo so, però voi sapete benissimo che in design e architettura le cose copiate significa che sono belle, quindi tutti cercano di... Hanno successo, dai. Esatto. Poi dopo sappiamo bene che poi tra copiare e farle bene c'è un abisso, e questa è la grande differenza. Esatto. Ma come dire, poi ho visto, avete cominciato col legno, poi siete passati ai metalli, poi alle corde, cioè avete testato tutte le possibilità, forse la plastica anche, forse. Non quasi tutte, dai. Quasi tutte, esatto. Ma com'è stato lavorare, come dire, in questi anni con gli artigiani, con i tecnici di Pedrali, con loro, cioè, come dire, in qualche modo voi arrivate dal mondo di un artigianato molto denso e importante, che è quello della storia della Brianza, no? Che ha Lento, ma con accezione positiva, Diciamo lento ma inesorabile, diciamo anche perché certi pezzi brianzoli del Settecento li mettono nei musei oggi, per cui diciamo che... Esatto, no, assolutamente. Perché c'è questa cosa, però anche la Brianza ha avuto l'intelligenza negli anni 50 e 60 di cambiare passo per stare dietro un mondo che cambiava, no? Quindi, come dire, si possono dire tante cose dei brianzoli, ma non che non siano capaci di cogliere l'attimo e di aggredirlo con grande veemenza. Ma allora, com'è stato, come dire, portare la vostra storia dentro il mondo Pedrali, lavorare con loro, sviluppare poi tante famiglie differenti, perché 10, ripeto, non è uno scherzo, 10 in 8 anni, per cui non è, cioè, che è una cosa fantastica, perché vuol dire che c'è tutto un mondo di forme da sperimentare e anche di mondi con cui parlare differenti, no? Beh, posso dire? Certo. Io credo che il dialogo sia di per sé un'attitudine, no? Certo. Quindi se noi abbiamo diciamo, un'attitudine al dialogo che cerchiamo di coltivare durante la fase di prototipazione, quindi con artigiani che sono più o meno nel nostro intorno, nella zona in cui viviamo, in cui lavoriamo, la stessa cosa si sviluppa in modo ancora più amplificato con i tecnici, con gli operai, con i disegnatori della Pedrali. Cioè, quando si parte con un progetto, il progetto mette in moto una quantità di persone inimmaginabile. Non si può immaginare quanta gente lavora dietro una sedia, no? Già prima, solamente parlando della Panarea, abbiamo detto qualche fornitore qua, là, no? Dal cordame al filato, eccetera. Ma si tratta di decine di persone, se non addirittura centinaia in alcuni casi. Allora il design, in un certo senso, è quel processo, diciamo, che catalizza le forze propositive di tutte quante queste persone e le fa convergere verso un'unità, verso una cosa sola. E questa cosa avviene attraverso il disegno, la partecipazione di un disegno. Tu lo guarda e dici, ah, bella questa cosa qua, voglio dare del mio meglio. E noi abbiamo visto in questo modo nascere dei progetti straordinari, per esempio parlando con alcuni operai di Manzano, no? Della divisione legno di Pedrali, certo, sì. Ma anche delle parti in metallo. Prima abbiamo visto qui Domenico o Umberto, per esempio, cioè
cioè tutte persone dell'azienda che sono in un certo senso in dialogo costante con noi, non solo quando si tratta di un progetto contingente, ma quando durante tutto il processo, no? Durante tutto l'anno. E questo scambio, questo confronto porta alla luce delle istanze, aggiusta un progetto, gli dà una forma piuttosto che un'altra, cioè è un qualcosa che si sviluppa proprio dialogando. Certo. Per noi in un certo senso lo sforzo è quello di rimanere aperti a queste sollecitazioni e farle convergere verso una forma, perché quella forma poi coinvolge tutti. Se uno vede una cosa bella vuole partecipare, vuole metterci qualcosa di gratuito, diciamo così, che è il suo contributo. Quindi questo rapporto che tu hai detto giustamente con gli artigiani nella fase di prototipazione, di fatto è un rapporto che prende tutto quanto l'arco di sviluppo di un progetto, dal disegno iniziale fino alla produzione della prima serie, e che per la maggior parte del tempo è un dialogo con la Pedrali, con le persone che lavorano proprio tecnicamente dentro la Pedrali, diciamo, fattivamente dentro la Pedrali. Certo, ma no, assolutamente, mi trovo perfettamente. Tra l'altro è un'attitudine meravigliosa, perché questo spiega che il processo non finisce mai, cioè come dire, finisce nel momento in cui la sede viene caricata sul camion e vai e come dire, entra nel mondo. A quel punto... non è vero, non è detto, non è detto. Esatto. Perché comunque anche dopo, diciamo, l'aver tagliato il nastro di ogni progetto, si sviluppano delle problematiche, delle criticità nel corso degli anni, anche per un cambio di materiali o per l'avvento di nuovi materiali più performanti, per cui quello che a noi piace fare, e con Giuseppe riusciamo molto bene, è rimanere legati al progetto, anche se vecchio, per migliorarlo sempre di più e renderlo sempre più efficace. Per cui non è così vero che... No, mi trovo completamente, perché io ogni volta dico ai miei amici architetti che loro dovrebbero tornare sul logo del delitto un anno dopo che hanno aperto quelle case. Esattamente. Come la gente o le ha amate o le ha anche rigettate, voglio dire, no? Cioè, diciamo che e questo vale anche per gli oggetti che popolano la nostra vita. Voi prima parlavate, anche raccontando della Panarea, avete usato la parola leggerezza e mi trovo, solare la parola eleganza, che è una parola che io amo moltissimo, che ha a che fare col tema della bellezza, della forma, ed è un tema molto potente e altrettanto scivoloso, no? Perché poi chiaramente ogni volta come dire, si rischia di cadere un po' in una retorica un po' facile da spot televisivo. Cosa vuol dire per un designer lavorare sulla bellezza e cioè, lavorare su forme eleganti? Cosa vuol dire sentire questa cosa e trasportarla in una forma che poi deve piacere a tante persone che sono fuori dal vostro mondo? Beh, penso che ognuno possa dire qualcosa, però... no, su questo me lo aspetto. No, perché è una cosa molto importante, cioè, è certo. Diciamo, cioè, chiaramente la tentazione prima, quando si tratta di piacere a tante persone, come hai detto tu, è di fare qualcosa di piacevole. Però c'è un abisso, molto sottile, però è comunque un abisso, tra il piacevole e il bello. Certo. Il piacevole in un certo senso risponde in modo elementare, diciamo così, a delle presunte richieste, diciamo, di un pubblico. E in un certo senso ha a che fare con la seduzione, come hai detto tu prima, la parola seducente mi ha colpito, perché la seduzione ha a che fare col potere. Cioè io catturo l'attenzione, catturo il tuo interesse. Certo. Invece la bellezza ha a che fare con la partecipazione, cioè con il coinvolgimento delle emozioni. Se io in un certo senso coinvolgo emotivamente la persona che sta vicino a me, in qualche modo, anche se molto sottile, ecco, questo qualcosa apre la possibilità della bellezza. Ma allora come si fa a coinvolgere? Fondamentalmente noi facciamo degli oggetti d'uso, precisamente degli oggetti su cui si poggiano le natiche, quindi... Esatto. Cioè... come dire, nobile materiale entrambi, come dire. Esatto. Allora, come fai a parlare di bellezza in quel caso lì? Certamente ci sono tante cose da dire, cioè tante possibilità. Noi cosa facciamo? Scaviamo nella nostra memoria. La nostra memoria, inteso come l'esperienza che abbiamo avuto sin da bambini, l'esperienza dei nostri studi, le cose che ci sono piaciute, i maestri del design, eccetera, eccetera. Andiamo a scavare lì per cercare degli esempi che ci piacciono, cioè qualcosa che... Certo. Però non lo riproponiamo come se fosse una mera ripetizione o un racconto. No, usiamo quel materiale per farci quello che vogliamo.
Evidente. Cioè, quel materiale in un certo senso fa parte di un linguaggio e noi con quel linguaggio cerchiamo di dire qualcosa. E questo qualcosa è, diciamo così, un distillato, ecco, appunto, proprio perché viene da un linguaggio, un distillato, ed è quello che facciamo ogni volta, no? Con modelli che sembrano molto diversi tra loro, ma che poi di fatto raccontano qualcosa di noi, cioè dicono qualcosa di noi, della nostra memoria, in un certo senso. Chiaro. E come deve essere questo oggetto? Deve essere giusto. Se l'oggetto è giusto, cioè nel senso se funziona bene, cioè se risponde a delle funzioni in modo chiaro, pulito, senza aggiungere troppo, cioè noi non dobbiamo dire tanto, non so come dire, di noi, dobbiamo dire quel giusto. Quando parlavo di distillato, dicevo per dire che dobbiamo in qualche modo restituire qualcosa di noi stessi, ma questo qualcosa non deve essere grande. Può essere anche no, evidente. Anzi, quanto più piccolo è, tanto più l'oggetto sarà giusto, privo di ogni maniloquenza, no? Privo di ogni retorica. Allora, quando l'oggetto è giusto, di conseguenza sarà bello. Questo è un proverbio giapponese che ci è molto caro, ma che ci ha ricordato Munari, tanti altri maestri del design. Bello, conseguenza del giusto. E il giusto cos'è? È il meno possibile, cioè la cosa più utile e anche che tocca un po' le emozioni, e per toccare non devi fare altro che dire la verità, cioè quello che ti piace. Ma è come quella sensazione che tu provi quando ti siedi su una sedia che ti fa stare subito bene, non so come dire. Cioè infatti è molto divertente perché intorno al mio tavolo di lavoro ci sono alcune vostre marmo, ci sono delle altre sedie carine, però quando ho un ospite io offro sempre la mano perché so che è comoda, ed è fantastico perché è come una forma di cura per chi tu fai entrare nel tuo spazio, no? E la cura sta con il piacere e sta con la qualità della vita, e sta quindi con il fatto d'arte, sta con il farlo con amore, il farlo che resista nel tempo. Cioè tutte le cose che oggi avete raccontato hanno a che fare con questo, no? Col fatto che in qualche modo, per quanto, come dire, diverso, grande o piccolo, alto o basso, il sedere che accoglie o la schiena che accoglie sia, lo deve fare con un amore incredibile, perché poi quel sedere e quella schiena vi saranno grati per tutta la vita. Sì, si spera proprio così. Fantastico. Vabbè, allora ci troviamo tutti a Panarea, sulle Panarea tra poco tempo, giusto? Perché io non vedo l'ora di... Esattamente, siamo già pronti. Esatto. Vabbè, allora ci troviamo anche per la prossima, cioè, dire, non vedo l'ora di parlare dell'11ª famiglia, perché immagino, come dire, visti i vostri ritmi, starete sicuramente già pensando e lavorando all'11ª famiglia. E quindi poi dopo, di quella poi ci racconteremo la prossima volta, perché poi non ha senso, come dire, svelare i segreti in corso d'opera. Ragazzi, è stato un vero piacere, grazie mille. Presto, per noi. Ciao Luca, Grazie. a presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.